Buongiorno e bentrovati. Nel video di oggi vi voglio spiegare un po' come si imposta il lavoro con una redine sola. Il motivo per cui si usa una redine sola, o meglio i motivi per cui si usa una redine sola sono due. Il primo è quando si insegna a un cavallo le prime volte e il secondo è quando si insegna alle persone le prime volte. Ma entriamo nel merito solo fra un attimo. Perché utilizzare una redine sola quando ne possiamo utilizzare due? Perché dobbiamo montare con una redine, come in questo caso, no? Una, e adesso potrei anche montare, invece che due? Beh, il motivo fondamentalmente è perché noi siamo animali prensili, e siccome siamo animali prensili tendiamo a chiudere le mani velocemente e poi a chiuderci tutti assumendo una posizione fetale, cioè come la stessa posizione che abbiamo all'interno del feto materno, ok? Quindi ci chiudiamo così. Cosa succede quando siamo in sella? In sella, quando tendiamo a avere paura per qualsiasi motivo, la prima cosa che facciamo è tirare le redini verso di noi chiudendole così. E questo è sbagliato, profondamente sbagliato. Sbagliato se si ha un'imboccatura, sbagliato se si ha la capezza, è sempre sbagliato perché creiamo una situazione di claustrofobia nel cavallo e il cavallo a quel punto lì ingaggia maggiormente il posteriore, perché praticamente creiamo una compressione tra le spalle e le anche, e siccome il motore del cavallo è dietro può spingere ancora meglio e in quel caso potrebbe, se noi gli impediamo di andare in avanti, potrebbe andare verso l'alto impennandosi o sgroppando. Quindi è una situazione di pericolo che però inneschiamo noi attraverso la nostra paura che ci fa agire in maniera automatica. Quindi una cosa che noi dobbiamo imparare fin dall'inizio è usare una redine sola. Com'è che facciamo a imparare a usare una redine sola? Usando una redine sola, cioè se io ti do una redine, te per forza ne do per una sola. Ovviamente non è che si deve mettere un principiante su un puledro perché dice ok, il puledro gli si insegna con una redine sola, mettiamoci anche un principiante così otteniamo un sostiene nulla, sostiene un disastro. Lo faremo montare un principiante su un cavallo super bravo, che a quel punto gli mettiamo una redine sola in modo che il cavallo non ha nessun problema, ma neanche la persona ha qualche problema. E poi invece il secondo motivo per cui usiamo una redine sola è nei puledri. I puledri all'inizio usiamo una redine sola perché in qualsiasi momento io devo poter scendere velocemente e far muovere il cavallo intorno a me o via da me, ma rimanendo con una connessione con il cavallo, no? E la cosa più semplice è usare appunto una redine sola. Scendo giù e ho tutta la corda di 3,70 m in mano e posso fare quello che voglio. Se invece usassi due redini con questo legato a questa maniera, io quando scendo mi ritrovo un moncherino di corda e non ci riesco a fare nulla, soprattutto se il cavallo in quel momento lì magari inizia a fare delle cose con molta energia. Io ho bisogno di spazio, forse non mi basta neanche la 3,70 m, ma insomma magari in quel momento riesco a gestirlo con la 3,70 m, ma con giusto la metà, quindi con 1,30 m di corda, siamo in una situazione di pericolo estremo. Ok, quindi com'è che faccio a preparare il mio cavallo a usare una redine sola? Vediamo insieme com'è che si deve fare. Siccome io quando monterò poi sul cavallo devo poter cambiare l'uso della redine da sinistra a destra, devo riuscire a far passare la corda da una parte all'altra, ok? Mentre sono sopra, senza che il cavallo si impaurisca e inizi a correre. Com'è che faccio? Lo lavoro prima da terra, no? Lo muovo prima da terra, gli insegno prima da terra a non avere paura. Come faccio? Così, guardate, mi metto di fianco all'altezza della spalla, poi io voglio far saltare la corda dalla parte di là, dell'altro occhio, ma prima cosa faccio? Lo farò piano, carezzando e scendendo con la carezza qua sulla spalla. E poi lo riporto via, vedete?
così, alzo, qui metto la mano qui sulla criniera, scendo e vado qua sulla spalla, come se la mia corda fosse il mio braccio, che sale, va oltre, scende in una carezza. E di nuovo, sale, va oltre, scende in una carezza. E lo faccio stando a sinistra e stando a destra. Ovviamente quando sono a destra lo farò con la mano destra. Quindi vado, carezzo, scendo. Piano piano, ci sono dei cavalli che hanno paura di questo, quindi dovete fare piano all'inizio, andare sull'altro occhio, andare sull'altro orecchio e scendere e carezzare da questa parte. Fino a che non posso far diventare il mio braccio la mia corda e andare di qua. Così. Simulo un po' quello che poi farò da sella quando voglio cambiare lato di guida del cavallo. Se ho un cavallo parecchio avanti, come per esempio sarebbe quello consigliato da dare a un principiante, posso anche guidarlo con redine dirette e redine d'appoggio. Se invece ho un puledro dovrò per forza fare questo giochino qua, fino al punto in cui potrò, ad esempio stando di fronte, fare questo e questo. Quindi metto la cavalla di fronte, America stai là, e passo di là, e passo di qua, e poi passo di là, passo di qua. Questa è la destinazione, ok? Non è che ci arrivate in una sessione come ho fatto io a lei per insegnarglielo ci ho messo una volta e mezzo, due, ma lei è super smart per queste cose, quindi su alcuni cavalli ci si mette anche 4 o 5 volte prima di riuscire a passare la corda velocemente da una parte all'altra senza che si impauriscono, e dovete ovviamente arrivare a quel punto lì, dovete arrivare al punto in cui non c'è nessun tipo di problema, lo potete fare anche velocemente. Adesso ve lo faccio vedere il motivo. Quando io salgo sulla cavalla, questa corda va messa così, è appoggiata qui sopra, la prendo nella mano sinistra, ok? L'altra la posso prendere con l'altra mano, lo posso lasciare anche qui, dipende come vi torna meglio. Salgo su, sarà meglio che prima stringa un attimo la sella. Brava, sì. Salgo su. Ovviamente questa corda mi serve da questa parte perché se la cavalla fa qualsiasi cosa io la controllo, vedete? La controllo rimanendo qui fino a che lei non si ferma e mi permette di andare qui e poi mi permette di salire dalla parte di là. Brava, bravissima, ok. La prendo un po' e la rifermo, brava. Ok, quando sono qui cos'è che posso fare? Come si diceva prima, se il cavallo è particolarmente avanti io posso usare la redine a sinistra per girare a sinistra o la redine d'appoggio, ok, per girare a destra, se è diciamo già abituata alla redine d'appoggio. Se invece non è abituata alla redine d'appoggio, io per passare da una parte all'altra, adesso ve lo faccio vedere da fermo, cosa devo fare? Guardate bene le mie mani perché non è casuale quello che faccio. Io voglio portare questa corda, quindi questa redine la voglio portare a destra. Prima con la mano sinistra prendo la coda della corda, con la mano destra salto con la corda dalla parte di là. Perché lo faccio direttamente con la mano destra? Perché la mano sinistra è di sicurezza, cioè mi mantiene la corda. La mano destra mi ritrovo già, se lo faccio con la mano destra, già nella posizione ideale per poter controllare il cavallo, vedete? Mentre se io l'avessi lanciata con la mano sinistra, io poi dovevo fare un passaggio di mano, ok? Pensate, nel mentre che siete in movimento, nel mentre che sta trottando, cosa faccio io a questo punto? Prendo la coda con la mano destra, salto e ce l'ho già nella mano sinistra, ok? Qui uguale. Prendo la coda nella mano sinistra, salto e ce l'ho nella mano destra.
quindi riesca a fare tutto anche al galoppo. Quando fate passare la corda davanti alla cavalla, pensate a farla passare 1 metro davanti alla cavalla, cioè non dovete guardare le orecchie, quando la mandate di là dovete guardare 20-30 cm davanti al naso. Dovete dire: ah, devo mandarla davanti al naso. Sì, davanti al naso, perché se guardate le orecchie vi rimane la corda nelle orecchie. Guardate, adesso sbaglio volontariamente per farvi vedere. Se io facessi saltare la corda adesso, che adesso la corda è nella mano sinistra, guardate cosa succede. Vado così, ma poi devo, prima di intervenire, cambiare la mano. Lo stesso di qua, vado così, ma poi cambio la mano. Per forza, prima di usare una redine diretta devo di nuovo prendere con l'altra mano. Allora, quindi ricordatevi sempre, se io devo andare a destra, prima prendo la coda con la sinistra, salto di là e mi ritrovo subito a destra per poter di nuovo intervenire. Devo girare a sinistra, prendo la coda con la destra, salto di là e vado a sinistra. Questo lo fate anche al trotto, non cambia nulla. Ora metto sotto la mia moglie. Non cambia nulla, prendo a sinistra, vado di là e sono a destra. Prendo la coda con la destra, vado di là e vado a sinistra. Ok? Bravo. È tutto relativamente semplice, ma richiede un po' di manualità. Cosa succede se voi vi impaurite? Tirate una redine sola per forza, perché non ce ne avete 2 e il cavallo si ferma sempre. Se io invece, brava Ciccia, se io invece avessi avuto 2 redini e magari perdevo il lume della ragione, iniziava a tirare così, con 2 la cavalla si appoggiava e la perdevo, ok? Che diventavo inefficace o peggio ancora davo gas dietro. Quindi ricordatevi, imparare a usare una redine è importante, e è importante anche se il vostro cavallo lo sa già fare, perché dovete imparare voi. Altra cosa che dovete fare, se il vostro cavallo è già bravo, se voi non avete problemi, dite: ma a me che me ne frega, tanto io con 2 redini faccio tutto. Sì, provate. Buttatevi un pochino fuori dalla vostra zona di comfort, provate a fare qualcosa di diverso e vedrete che il vostro cavallo migliorerà e anche voi migliorerete nella gestione di tutti i giorni, di quando siete in sella, della vostra attrezzatura. Se vi è piaciuto il video, fatemelo sapere con un like e noi ci vediamo nel prossimo video. Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth.